Bene, stiamo proseguendo in questo percorso per imparare a scrivere dei programmi in Visual Basic for Application e in questo video parliamo dei riferimenti alle celle. È molto frequente dover riferirsi a una cella particolare in base alla sua posizione oppure in base alla posizione relativa rispetto alla cella che abbiamo selezionato in quel momento. Vediamo brevemente le istruzioni più comuni per fare riferimento a delle celle, anche quella che va a puntare una cella a cui abbiamo dato un nome. Prima di tutto andiamo a posizionarci nella cella J10, che è la cella che ha coordinate 10, 10, 10 righe e 10 colonna, e proviamo a eseguire con il tasto F8 che normalmente utilizziamo per il debug la sub che troviamo qua sotto. Con F8 quindi, prima istruzione dice che nella cella C10 vogliamo scrivere la stringa C10. Il primo modo per fare riferimento a una cella è range, aperta tonda, e fra doppie virgolette mettiamo l'indirizzo della cella, quindi C10 piuttosto che quello che ti occorre. Eseguendo quell'istruzione, sulla cella C10 verrà scritto proprio C10, potranno scrivere qualsiasi cosa chiaramente. Un secondo modo per riferirsi a delle celle è sempre con la range, con l'istruzione range, ma dando un intervallo di celle. Quindi qui possiamo scrivere C11, due punti, C15, vuol dire tutte le celle dalla C11 alla C15. Chiaramente potrei anche fare D15 e allora avrei un intervallo non di 4, 5, di 5 celle, ma avrei 5 celle però su due colonne. Potrei fare anche C11, due punti D15. Terzo modo per riferirsi a una cella utilizza cells. A differenza del range a cui diamo un indirizzo, con cells diamo le coordinate, quindi le righe e le colonne. Con cells 12, 10 facciamo riferimento alla cella e ci scriviamo riga 12, colonna 10, chiaramente qui è un refuso di una cosa che avevo provato a fare prima. Eseguendo questa riga, eccola lì, riga 12, colonna 10, siamo esattamente sotto la cella che abbiamo selezionato che è la J10. Possiamo fare riferimento anche alla cella correntemente selezionata, correntemente attiva, e utilizziamo Active Cell. In questo caso possiamo dire, ad esempio, che nella cella J10, che è la cella attiva, vogliamo scriverci base, e con F8 avremo esattamente questo effetto. È utile rispetto alla cella attiva, ma eventualmente anche a qualsiasi altra cella che state considerando, utilizzare anche la parola offset, che dà uno scarto di righe e di colonne in basso, in alto, a sinistra, a destra rispetto alla cella che guardate, e per scriverci qualche cosa oppure per recuperare un'informazione. Con Active Cell Offset 3,5 scriverò qualche cosa nella cella che sta 3 righe sotto, 5 colonne a destra rispetto alla cella attiva, e quindi con F8 andrò a scrivere 3 righe in giù, 5 colonne a destra, ok, in quella cella là. Ovviamente se io avessi eseguito questa istruzione nella riga J15, il risultato sarebbe stata sulla J18, sulla O18. Ultimo, ma forse un pochino meno frequente, è la possibilità di riferirsi a una cella usando il nome che noi le abbiamo assegnato. Quindi io posso scrivere range fra doppie apice il nome della cella o del range a cui faccio riferimento e selezionare quel range. Quindi con F8 in quel caso vado a selezionare esattamente questa cella che è la O9, o meglio la cella Pippo. E ora magari qualcuno si sta chiedendo come faccio a definire i nomi delle celle. Semplicemente vado a evidenziare un insieme di celle, una cella singola, e qui vado a scriverci il nome che desidero. Quindi se scrivo Pluto e do invio, quell'insieme di celle lì si chiamerà Pluto. Se vogliamo fare un test qui direttamente, andiamo a finire con F5 quello che era stato eseguito, facciamo F8, ci portiamo giù fino a questa riga qua, se la eseguiamo verrà selezionato quell'intervallo. Con quello che hai imparato in questo video hai aggiunto un altro tassello per diventare un vero programmatore in VBA. Ci vediamo al prossimo video, ciao!